Una prostituta di Hollywood Boulevard, un uomo d'affari miliardario incapace di legarsi effettivamente a qualcuno, una limousine, una settimana in un hotel di lusso e un amore che nessuno dei due si aspettava. Beh, è la storia che conosciamo tutti, cioè Pretty Woman. Lui la compra, per così dire, per una settimana, lei lo fa innamorare per tutta la vita, o almeno così ci piace credere. E alla fine della settimana trascorsa insieme, quando lui si presenta sotto casa di lei con rose rosse e una limousine, tutti diciamo: oh, la Cenerentola degli anni 90. Tutti conosciamo Pretty Woman come la favola moderna della ragazza di strada che trova l'amore e una nuova vita grazie a un uomo ricco e affascinante. Ma se vi dicessi che la vera favola non è quella di Vivian, bensì quella di Edward, ovvero che Pretty Woman non è la storia di una donna salvata dal denaro di un uomo, ma quella di un uomo salvato dall'amore di una donna. Beh, una prospettiva interessante o quantomeno insolita. Premetto che ci ho scritto un libro, quindi qualora le riflessioni che faremo oggi vi interessassero, vi intrigassero e voleste scoprire di più, vi invito a recuperare il manuale, il cui link vi lascio qui sotto nel primo commento. Nel mentre noi torniamo alla nostra rilettura in chiave di sceneggiatura di Pretty Woman e andiamo a scoprire insieme questa nuova prospettiva. Nonostante la sua patina di favola moderna, vediamo in realtà come Pretty Woman sia una commedia fortemente ancorata alla realtà e proprio questo ancoraggio alla realtà è rappresentato, esemplificato, impersonificato da un personaggio in particolare, ovvero la migliore amica di Vivian, la protagonista, Kit De Luca, che è anche il doppelganger, come vedremo tra poco, di Vivian. Kit infatti non è solo una spalla comica, ma è proprio la voce del realismo, proprio per la concretezza del suo pensiero, del suo ragionamento, del suo stile di vita, contrapposto soprattutto a quello della protagonista. Per esempio, già all'inizio del film vediamo che Vivian sogna di togliersi dalla strada, invece Kit ha una visione molto più a corto termine della propria vita. Non condivide, non comprende le aspirazioni dell'amica di cercare una vita migliore, usa i soldi dell'affitto per comprarsi della droga e alla fine del film, verso la fine del film, arriva anche a rimproverare l'amica per aver baciato ed essersi innamorata del proprio cliente. Anche alla fine, per esempio, quando Vivian, ormai redenta fra mille virgolette, offre all'amica Kit dei soldi e dell'aiuto per costruirsi una vita migliore, Kit la rifiuta, rimanendo quindi ancorata al proprio stile di vita, al proprio modo di vivere, rappresentando quindi un punto essenziale della trama, della storia e della maturazione di Vivian, proprio dal punto di vista del messaggio morale che la commedia romantica vuole veicolare. Ecco, in questo senso Kit rappresenta un po' il contraltare alla favola dentro la narrazione, dentro la storia di Pretty Woman, proprio perché rifiutando l'aiuto di Vivian, Kit incarna proprio il costo dell'American Dream e ci ricorda che la redenzione, sempre tra le mille virgolette che abbiamo messo prima, non è per tutti e magari Kit non sarà mai pronta per essere redenta, non sarà mai pronta per affrancarsi da quella vita sregolata e precaria di prostituta di Hollywood Boulevard. Così facendo, poi Kit ci ricorda anche cosa sarebbe potuta diventare Vivian se non avesse saputo cogliere l'opportunità per migliorare la propria vita. È per questo che prima, se vi ricordate, abbiamo detto che Kit è un po' il doppelganger di Vivian, ovvero quel tipo di persona che la protagonista, in questo caso la protagonista, diventerà se non fa qualcosa per cambiare la propria vita. Questa scena conclusiva della relazione tra le due amiche è in realtà, se ci pensiamo, una delle scene più intelligenti di tutto il film, proprio perché veicola quel realismo che si nasconde dietro la patina di favola che Pretty Woman sicuramente, indubbiamente e innegabilmente ha, per carità, nessuno lo nega. Cioè, il film prima ci fa credere nel sogno di Vivian, ce lo sostiene e ci mostra anche il lieto fine per Vivian. E poi però ci ricorda che quel lieto fine non è per tutti ed è l'eccezione, non è la regola.
Quando Vivian sceglie di usare i soldi che ha guadagnato grazie alla settimana trascorsa con Edward per togliersi dalla strada, per proseguire la sua istruzione, in generale, come abbiamo detto, per migliorare le proprie condizioni di vita, costruirsi una vita migliore, noi spettatori siamo con lei, siamo felici per lei e siamo anche orgogliosi per il cambiamento che lei ha avuto il coraggio di apportare alla propria vita. Ciò nonostante sappiamo benissimo che nella realtà questa appunto è un'eccezione e nella realtà, nella vita reale di tutti i giorni, pochissime Vivian ce la fanno. Quindi ecco, per riassumere un po' questo punto, potremmo dire che il messaggio morale che il film vuole veicolare, soprattutto alla luce di questa scena che abbiamo appena esaminato, è che cambiare la propria vita richiede una serie di coincidenze fortuite, quindi moltissima fortuna, e anche l'essere predisposti, l'essere pronti ad accogliere questi cambiamenti e a usare questa fortuna per apportare un cambiamento significativo, radicale alla propria vita. Ecco, quindi è anche grazie a questo realismo, a questa concretezza che non ci stacchiamo mai di vedere e rivedere Pretty Woman e ci crediamo così tanto in questa favola, proprio perché allo stesso tempo il film ci mostra la realtà, la cruda realtà che si nasconde sotto la superficie della favola. Pretty Woman come la Cenerentola degli anni 90. Sì, però noi abbiamo detto all'inizio di questo video che la protagonista non è Vivian, bensì Edward. Andiamo quindi a capire chi è Edward e andiamo a scoprire perché possiamo affermare che è il vero protagonista di questa commedia romantica. Edward Lewis, interpretato da Richard Gere, è un uomo d'affari che all'inizio del film sembra avere tutto quello che si possa desiderare. Ha potere, ricchezza, denaro, eppure sempre all'inizio del film è completamente vuoto, proprio dal punto di vista dell'anima. La sua vita è fatta di una transazione dopo l'altra, non di relazioni. Compra compagnie, compra aziende per poi smembrarle e rivenderle in pezzi, un po' come comprare un'auto e rivendere i pezzi usati, come gli fa notare Vivian. Anche questo è significativo da un punto di vista simbolico, metaforico, proprio perché Edward non compra aziende per farle crescere, non compra aziende in difficoltà per aiutarle, ma compra aziende in difficoltà per smembrarle e ricavarne profitto. Come sappiamo, nel corso della storia Edward cambierà, diventerà più umano, lascerà spazio alla spontaneità anche nella propria vita e imposterà la propria vita di più sulle relazioni piuttosto che semplicemente ed esclusivamente sulle transazioni economiche. Ecco, Vivian Ward, interpretata da Julia Roberts, si fa catalizzatrice di questo cambiamento che però avviene nel protagonista, in Edward. È un cambiamento che porterà il protagonista ad abbracciare un nuovo modo di stare al mondo, riscoprire più umanità, riscoprire spontaneità grazie al calore e all'empatia che Vivian gli dimostra, che Vivian gli insegna. È per questo che diciamo che Pretty Woman non è la storia di Vivian che viene salvata dal lusso di Edward, ma è la storia di Edward che viene salvato dal cuore e dalla spontaneità, dall'umanità di Vivian. Passiamo ora al discorso sociologico che possiamo leggere all'interno della trama di Pretty Woman. Analizziamo un attimo il contesto sociologico, appunto, nel quale il film viene distribuito, realizzato e poi distribuito. Pretty Woman arriva negli anni 90, quindi un periodo di forte trasformazione sociale e anche economica. Il capitalismo sfrenato degli anni 80 aveva prodotto uomini come Edward, quindi uomini che si affermavano attraverso il potere del denaro e il potere delle transazioni economiche, come abbiamo visto. Figure maschili quindi potenti dal punto di vista economiche, ma disumanizzate dal punto di vista proprio dell'anima, ed è questa la critica che Pretty Woman come commedia romantica muove verso la società degli anni 90, cioè la critica all'arrivismo a tutti i costi, la critica al capitalismo sfrenato che aveva ereditato dal decennio precedente. Da notare però che Pretty Woman legittima anche il consumismo
che come sappiamo è intrinsecamente legato al capitalismo e sono due tendenze che gli anni 90 hanno ereditato dai decenni precedenti con il boom economico, che poi senz'altro hanno trionfato appunto nell'epoca in cui Pretty Woman è stato realizzato e poi distribuito. Quindi ecco, è interessante notare come all'interno della stessa commedia romantica convivano un po' queste due tendenze sociologiche. Cosa voglio dire? Mi spiego meglio. Sotto la superficie della commedia romantica, Pretty Woman veicola un messaggio sociologico molto più complesso e molto più profondo, ovvero il bisogno della figura maschile contemporanea degli anni 90 di svincolarsi dalla logica del profitto, dal capitalismo, del quale lui stesso è portatore, rappresentante e vittima allo stesso tempo. Quindi Edward, abbiamo visto, rappresentante della figura maschile degli anni 90, potente economicamente ma da un punto di vista dell'anima disumanizzato, ha questo bisogno di ritrovare la propria umanità, di ritrovare il valore, di scoprire il valore delle relazioni umane a fronte delle transazioni economiche, e Vivian funziona come la chiave di volta, un po' la sua guida spirituale in questo cambiamento, in questo percorso di maturazione umano proprio come uomo. Per contro, è anche vero che l'emancipazione di Vivian è resa possibile proprio da questa cultura capitalista e consumistica che Pretty Woman in superficie sembra criticare così ferocemente. Infatti, emblematica è la sequenza ambientata a Rodeo Drive, nella quale Vivian, accompagnata da Edward, quindi stiamo parlando della seconda sequenza ambientata a Rodeo Drive, impara a prendersi cura del proprio aspetto, e l'istruzione, sempre tra virgolette, di Vivian, nella quale appunto impara a presentarsi, a comportarsi, ad atteggiarsi come una donna elegante, sofisticata, abbandonando quindi tutto quello che è il look e l'atteggiamento un po' ruvido e un po' dozzinale che adottava come prostituta di Hollywood Boulevard, è reso possibile grazie all'acquisto di capi costosi, acquisto reso possibile dai soldi di Edward, che ci piaccia o no. Senza i soldi di Edward, Vivian non potrebbe permettersi l'acquisto di quei capi costosi, non potrebbe permettersi di essere trattata in modo così ossequioso come la trattano durante questa sequenza in Rodeo Drive i negozianti, e la sua istruzione, il suo percorso di rieducazione non avrebbe luogo. C'è poi un altro aspetto che ha reso Pretty Woman la commedia romantica che è oggi e che tutti amiamo, e che quindi ha giocato un ruolo fondamentale nel determinare il successo di questo film, ed è la rielaborazione e la riscrittura, è proprio il caso di dirlo, della versione originale della sceneggiatura, che peraltro era intitolata 3000, ovvero il compenso che Vivian richiede a Edward per trascorrere tutta la settimana con lui. Un copione che con la versione che conosciamo oggi non c'entra proprio niente, è una storia molto più cupa, molto più oscura, che dell'ambientazione fiabesca di Pretty Woman non ha proprio nulla. In 3000 infatti non vi è proprio lieto fine, Vivian non viene salvata, Edward rimane un uomo cinico che ragiona principalmente per logiche capitalistiche e di profitto. Fra le pagine poi leggendo i dialoghi si percepisce proprio la grettezza di entrambi i personaggi, sia da una parte che dall'altra, grettezza che ovviamente la Disney non era assolutamente pronta a veicolare, non era assolutamente interessata a raccontare quel tipo di storia con quei tipi di personaggi. Ecco, quindi la Disney compra i diritti della sceneggiatura e insieme al regista Gary Marshall la riscrive, la rimaneggia e la trasforma da una storia drammatica a una commedia romantica, e anche da una tragedia sociale a una favola morale, cambiando completamente il volto della storia. E allora, perché Pretty Woman continua a coinvolgerci e a commuoverci, a interessarci così tanto, anche a distanza di decenni dalla sua uscita? Perché non parla di soldi, non parla di lusso, non parla di redenzione morale, ma parla del bisogno intrinseco in ogni essere umano di essere visti per quello che siamo, non per quello che valiamo.
Edward e Vivian, come abbiamo visto, si salvano a vicenda. Lei gli regala l'anima e lui le offre la possibilità di cambiare la propria vita. È una storia di riconoscimento reciproco, non è una storia di potere, non è una storia di dominio, ed è proprio questo equilibrio, per quanto imperfetto ma autentico, che ci fa amare Pretty Woman, questa commedia romantica così autentica, così umana, così vera, ancora oggi, a distanza appunto di decenni dalla sua realizzazione. Le nostre riflessioni di oggi ci ricordano che dietro ogni commedia romantica ben scritta si nasconde sempre una profonda e autentica verità umana. E la verità umana che Pretty Woman intende trasmettere è che l'amore non cambia chi siamo, ma cambia chi possiamo arrivare ad essere. Ed è forse grazie a questa verità umana che il film trasmette che Pretty Woman rimane ancora oggi uno dei capisaldi della letteratura cinematografica e del genere della commedia romantica, e uno dei film che non ci stancheremo mai di vedere, non smetteremo mai di amare. E forse, dopo tutto, il Pretty Man della storia non è Vivian, ma Edward. Anche per oggi è tutto, grazie per aver guardato. Se queste considerazioni vi hanno affascinato, intrigato o incuriosito, non perdetevi il mio libro riguardo a questi argomenti, ve lo lascio qui sotto nei commenti. Fatemi sapere sempre qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, qual è il vostro punto di vista e se anche a voi effettivamente piace così tanto questa commedia romantica. Mettete un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per supportare la creazione di contenuti simili e noi ci vediamo nel prossimo video, sempre su questo canale, per disquisire di altre questioni legate a storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Ciao!